Ciao a tutti e ben ritrovati su Non Solo Tulle, un piccolo spazio dedicato alla creatività e al mondo del cucito. Se sei nuovo da queste parti e anche tu vuoi esprimere la tua fantasia e imparare una nuova arte, questo posto fa per te. Prima di iniziare però ti invito ad iscriverti per poter memorizzare il mio canale e attivare la campanellina che ti avviserà ogni qualvolta che pubblico un nuovo video. Se i miei contenuti saranno di tuo gradimento, un like mi aiuterà a far crescere il canale, mentre i tuoi commenti saranno utili a migliorare i contenuti che pubblico. Eccomi qui con un nuovo progetto, la creazione del cartamodello e la confezione di una maglia con maniche a pipistrello. È un modello semplicissimo, adatto a tutti, uomini e donne. Infatti io la cucirò per mio figlio che ha problemi di sensibilità ai tessuti, non per la composizione delle fibre ma per sensazione tattile. La maglia che cucirò sarà composta di due strati, uno esterno, più caldo di cotone felpato, e foderato all'interno con la licra, tessuto liscio che non gli crea fastidio. Voi potete utilizzare qualsiasi altro tessuto, elasticizzato e morbido, come viscosa, poliestere o maglia. In questo modo avremo una maglia adatta alla stagione e senza bisogno di tante rifiniture ai bordi, colletti, eccetera. Ovviamente potete anche confezionarla con un solo strato e rifinire i bordi come preferite. Nel video successivo a questo modificheremo lo stesso cartamodello per creare un abito morbido e versatile. In quel caso lo faremo con un solo strato e vi mostrerò come rifinire lo scollo e i fondi. Per creare il nostro cartamodello ci serviranno 4 misure. L'apertura braccia, cioè la lunghezza da polso a polso. Come vedete oggi utilizziamo un modello d'eccezione, non ridete, la lunghezza dalla spalla, la larghezza del fondo maglia e la circonferenza del polso. Le prime due le ricaviamo direttamente addosso alla persona, mentre le altre, fondo e polsi, possiamo rilevarle da una maglia già esistente. Potete vedere attraverso la foto lo schema di come rilevare le misure in modo corretto. Per quanto riguarda la larghezza da polso a polso, sarà sufficiente misurare col metro le braccia aperte. Prendiamo ora la nostra velina. Io ve lo disegno in piccolo per poter riprendere meglio il procedimento. Tracciamo una linea in verticale che corrisponderà al nostro centro davanti e dietro interi. Ora disegniamo una linea perpendicolare in alto che sarà la nostra spalla / centro manica superiore intera. Riportiamo ora la lunghezza manica aggiungendo l'orlo e la lunghezza della maglia. Se confezionate con il tagliacuci non servirà aggiungere cuciture, mentre se avete solo la macchina da cucire calcolate 1 centimetro in più per l'unione dei pezzi. Nell'angolo superiore al centro della vostra maglia ricaviamo un'apertura per infilare la testa. Mi raccomando, iniziate con il minimo spazio indispensabile perché il tessuto si allargherà comunque essendo elastico. Se volete aumentare la scollatura andate per gradi e con cautela per evitare un risultato indesiderato. Nell'introduzione avete visto quale sarà il materiale necessario per il cartamodello e per la confezione. Dopo aver creato il cartamodello procediamo con il taglio. Come vedete la piega della stoffa sarà la spalla e il centro manica intero del nostro modello. Per tagliarla quindi sarà piegata anche a metà nel senso della larghezza, piega sulla quale appoggeremo il centro del cartamodello che sarà intero davanti e dietro. Come al solito fermiamo il nostro modello con gli spilli o con dei pesi e nel caso che sia ben fissato con gli spilli possiamo già procedere a tagliare i pezzi. Altrimenti segneremo con un gesso nel caso dei pesetti. Per quanto riguarda il costo al metro del tessuto, vi anticipo che si possono trovare prezzi che variano da circa 7 euro a 14 per la licra, fino ad arrivare a 18-19 euro per il cotone felpato.
Io ho comprato il tessuto in un negozio vicino a casa ed ho pagato 14 euro al metro la licra e 18 euro al metro il cotone felpato, ma ho già trovato per voi soluzioni più economiche online, di cui vi lascerò i riferimenti in descrizione. Ci sarà un bello scarto di tessuto, ma noi sapremo sicuramente cosa creare prossimamente, quindi non buttatelo via, mi raccomando. Quando taglierò il tessuto di cotone felpato, gli darò qualche millimetro in più durante il taglio, per due motivi. Il primo è il calo durante il lavaggio. È probabile infatti che il cotone abbia un calo maggiore rispetto alla licra. Mi raccomando, fate delle prove con lavaggi delicati a bassa temperatura. Il secondo motivo riguarda il capo indossato, perché il rovescio, cioè la fodera, non dovrà spuntare al di fuori dei fondi. Questa è la forma della nostra maglia una volta tagliata. Se volete mettere un'applicazione, io ad esempio ho messo l'iniziale di mio figlio, fatelo prima di unire i fianchi, così potrete cucirla agevolmente. Una letterina come questa costa in negozio circa 2 euro. Passiamo alla macchina da cucire e con un punto piccolino iniziate ad andare intorno alla vostra applicazione. Mi raccomando, posizionatela dritta, eventualmente aiutandovi con degli spilli. Molte applicazioni sono adesive, ma con l'andare del tempo si staccano, quindi preferisco fissarle a macchina. Ecco qui la nostra letterina cucita e questo sarà il risultato. Ora riportiamo la maglia al rovescio per unire i fianchi. Passiamo alla taglia cuci e dopo aver inserito il filato in tinta procediamo alla confezione. Ricordatevi di regolare le tensioni in base allo spessore del tessuto. Eventualmente fate delle prove con dei ritagli. Dopo aver unito i fianchi di entrambi i pezzi, possiamo comporre la nostra maglia. Partiamo dallo scollo e appoggiando il dritto del cotone felpato sul dritto della licra, prendiamo il rovescio dei due tessuti
e li uniamo. Appoggiamo ora la maglia girata dal dritto sul tavolo, infilando la fodera all'interno delle maniche. Ora, passando dal fondo della maglia, entriamo fra i due strati e andiamo a prendere il rovescio dei polsi per unirli. Per terminare, entrando sempre dal fondo della maglia, prendiamo le cuciture dei fianchi in fondo e appoggiando dritto contro dritto, risvoltiamo la maglia per cucire il fondo. Lasceremo un'apertura che poi chiuderemo a mano per risvoltare dal dritto la nostra maglia. Procediamo ora ad effettuare il sottopunto per chiudere l'apertura lasciata in precedenza. Se non sai come fare il sottopunto, ti lascio il link al mio video in descrizione. Aiutatevi con gli spilli per chiudere in maniera ottimale e cucire la fessura. Come ultimo passaggio non ci resta che impunturare i fondi e lo scollo per rendere più bello il risultato ed evitare che la fodera fuoriesca. Questa è la nostra maglia terminata e indossata. Io lo considero un capo comodo e versatile, adatto a tutti e soprattutto semplice da realizzare. Ti è piaciuto questo progetto? Lasciami un commento e un pollice in su se trovi utili i miei contenuti e condividi con me la tua creazione all'indirizzo mail info.nonsolotulle@gmail.com. Sarò entusiasta del tuo lavoro e ti darò il mio feedback. A presto, mi raccomando, non perderti i prossimi video. Ciao!